Buongiorno e ben trovati. Oggi siamo qui con Avanna perché una delle domande più frequenti che mi vengono rivolte è quella di come fare a far tenere la testa del cavallo rivolta verso di noi quando si chiede, si sta facendo il gioco del circolo. In questo video prima facciamo alcune considerazioni e poi dopo vi faccio vedere tre tecniche, tre strategie. Ovviamente non sono le uniche, ma ce ne sono anche molte altre, però vi faccio vedere tre delle strategie che sono un pochino più alla portata di tutti per ottenere questo risultato. Tenere la testa del cavallo rivolta verso di noi durante il circolo è importante perché vuol dire che il cavallo è flesso nel circolo che sta compiendo e nello stesso tempo vuol dire anche che è connesso con noi, cioè che è pronto, qualora noi chiediamo qualche cosa, a eseguirlo. Ci sono varie linee di pensiero, no? Alcuni pensano che mettendo il cavallo in un tondino con le sponde completamente chiuse, alte 2 metri, a quel punto il cavallo è meno distratto dalla parte esterna, da ciò che succede fuori, e quindi è costretto in qualche maniera a mettere l'attenzione su di noi. E questo in parte è vero, è così, però purtroppo è più il danno che del beneficio. Mi spiego meglio. Sapete che i cavalli sono tendenzialmente tutti, chi più chi meno ovviamente, sono estremamente claustrofobici perché sono prede, quindi chiaramente una preda che può solamente correre in un luogo angusto è più facile che venga mangiata rispetto che se è in un luogo dove può comunque scappare via da qualsiasi parte. Quindi mettendo il cavallo in un tondino è chiaro che gli mettiamo dell'adrenalina addosso data dalla claustrofobia. Se poi dopo a questo tondino gli chiudiamo completamente le sponde, quindi facciamo una palizzata alta 2 metri dove il cavallo non può vedere fuori ma può ancora ascoltare cosa succede fuori, ecco che gli mettiamo ancora più ansia e ancora più tensione dovuta all'adrenalina che si sprigiona in una situazione del genere. Se poi dopo ci aggiungete anche una persona nel mezzo che tendenzialmente cerca di spingerlo, ecco che si viene a creare un po' quello che è il peggior incubo per un cavallo: essere in un luogo chiuso rincorso da un predatore. Ecco perché non è che è sbagliato, ma sicuramente non è la strada più semplice per il cavallo, più conforme al benessere del cavallo, quella di insegnare a stare connesso con noi usando un muro di cinta alto 2 metri che circonda un luogo angusto come può essere un tondino di 14 metri. Dobbiamo sempre fare attenzione a quello che è il prodotto finale e a quello che è il processo per arrivare a questo prodotto finale. Giustamente la domanda successiva potrebbe essere: bene, ok, ma allora com'è che faccio? Perché se io vado in uno spazio grande il cavallo mi tira sulla corda e cerca di andare via. Ok, allora intanto guardiamo un attimo perché tira sulla corda. Tira sulla corda perché c'è più pressione all'interno del circolo che fuori dal circolo. Quindi potrebbe essere questo il motivo, ma potrebbe essere anche uno schema dovuto a un lavoro fatto male in precedenza. Fatto sta che a noi ci rimane il problema, che sia dovuto all'uno o che sia dovuto all'altro. La prima cosa che possiamo fare è cercare di fargli capire che invece noi vogliamo una posizione diversa, no, del suo corpo, e lo facciamo sempre attraverso pressione e rilascio, perché sappiamo che oramai, se non lo sapete andate a guardare i 300 e passa video che ci sono sul canale, il cavallo è guidato sempre da comodo scomodo, pressione e rilascio. Quindi prima di tutto andiamo a vedere il primo metodo, no? Il primo metodo è quello di tenere la testa del cavallo all'interno, ma nello stesso tempo fare anche un'altra cosa. Ora la Simona starà qui al centro con me e vediamo un attimo se riusciamo a darvi un'inquadratura che vi permetta di capire un po' quello che intendo. Quindi ovviamente se io ho un cavallo che mi tira sulla corda e che tende ad avere la testa fuori, non devo
mettere troppo spazio fra me e il cavallo, perché se io ho bisogno di usare lo stick, di andare magari a toccarlo in alcune parti del suo corpo per dirgli sposta questo, sposta quello, se è troppo lontano è chiaro che non sono efficace. Ricordatevi sempre che bisogna essere chiari per essere efficaci e bisogna essere efficaci per essere chiari, ok? Quindi mando il cavallo nel circolo. Ci sono dei cavalli che già al passo iniziano a tirare, ma altri invece che lo fanno solamente alle andature un pochino più sostenute. Quindi io lo invio nel trotto e se il cavallo tira, guardate cosa faccio. Adesso lo seguo, lo devo per forza seguire perché ho bisogno di controllarlo, quindi non posso fare il classico circolo in cui me lo faccio passare intorno, ok? Ho bisogno di guidarlo e quindi ho bisogno di mettermi con lui, stare lì, fare un po' più di babysitter, mettere il naso dentro e mettere un po' di pressione dietro. Metto il naso dentro e metto un po' di pressione dietro. Fino a che, guardate bene la mia mano adesso, fino a che non riesce a rimanere lì con la testa che guarda me e non mi tira più sulla corda. Adesso tira, adesso si scote. Metto un po' di pressione, ogni volta che metto un po' la testa verso di me, metto un pochino di pressione là, fino a che, ora è l'esagero, fino a che non, come on, non, ecco, ce l'avevo, ce l'ho, vedete, metto un po' di pressione dietro, ecco, esagerare per insegnare e rifinire strada facendo, vedete, testa dentro, testo, guardo se rimane morbida, lascio e premio, brava bimba, ok? Quindi è, dove siete? Quindi è un po' un chiedo, spingo dietro, metto un pochino di scomodità, la spinta che gli do dietro deve essere leggera, ci sono dei cavalli che si attaccano ancora di più se mettete troppa pressione dietro, quindi deve essere un'idea di metti la testa qua e vai un pochino più sotto con l'anca, questo è. Poi magari in un altro video vi spiegherò un pochino il lavoro sui tre cerchi, però tanto per farvi capire chiamo la testa e do un pochino di pressione dietro per dirgli ehi come on, guarda verso di me e poi testo, guardo, rimani lì, sì, bene, ti fermo, no, ti ridò un altro pochino noia. Quando lei comincia a tenere la testa leggermente flessa verso me, testa, spalla e anca, ricordatevi sempre che il cavallo deve essere flesso tutto, ma da una parte bisogna iniziare, quindi quando la testa comincia a essere flessa un pochino e la spalla non cade, ecco che a quel punto io faccio un test e guardo, rimane, bene, perfetto, anche un quarto di giro è sufficiente e io la fermo e la premio. Ok, questo è importante, ricordatevi che è importante, come diceva Ray Hunter, non è importante quanta pressione mettete, ma è importante quando rilasciate. Secondo sistema, questa volta, ok Simona, rimani pure fuori dal circolo, questa volta cosa faccio? Io invio il cavallo, faccio un test, se va via, disimpegno e lo rinvio, un quarto di giro, disimpegno e lo rinvio. Rimane, oh perfetto, è rimasta e la premio. Quindi in questo caso io invio il cavallo, più o meno un quarto di giro, poco più, disimpegno e lo richiama a me. Disimpegno, l'avete visto, quasi a fermarlo, cioè non è che lo disimpegno un pochino e via. Chiedo proprio che disimpegni, che entri sotto col posteriore, che guardi un pochino verso di me e poi dopo gli dico dai, come on, andiamo. E quando invece mi rimane con la testa flessa, come ha fatto abbastanza, in maniera sufficiente, come ha fatto adesso, allora in quel caso lì lo fermo. Questo è il secondo sistema. Il terzo sistema invece, per fare in modo che il cavallo rimanga connesso con voi, è diciamo un pochino più psicologico, però è molto ma molto importante. Soprattutto quando lo fate con cavalli che hanno degli schemi veramente radicati dentro, che loro vogliono pensare sempre fuori, che vi scappano sempre fuori. Sono dei cavalli che poi dopo imparano, no? Imparano e appoggiano la corda sulla spalla e tirano via e bruciano le mani delle persone. Quindi quando avete quei cavalli lì usate sempre guanti, usate sempre una corda lunga,
magari in un altro video vi spiego anche una strategia proprio adatta per quei cavalli lì, cioè quelli che scappano via come dei dannati perché gli è stato insegnato, o involontariamente, però gli è stato insegnato a fare a quella maniera. Tanto guardiamo quest'ultimo sistema in questa condizione. Capita spesso che gli studenti mandano il cavallo nel circolo e poi, siccome a noi ci torna molto comodo, cosa facciamo? Tendiamo sempre a fermare il cavallo nel solito posto. Quindi mi torna comodo qui, sai che lo fermo qui, ok? Brava. E invece no, non dovete mai fermare il cavallo 2 volte di seguito nello stesso posto. Quindi ora l'ho fermata lì, di qua. Bene, invio. E adesso la fermo lì. Ok? Adesso ve l'ho fatto vedere dopo mezzo giro, ma potrebbe essere dopo 5 giri, uguale, E magari la prossima volta la fermo a quest'altra parte e poi dopo lo fermo lì. Cosa succede? Che il cavallo presto comincia non a dare attenzione al luogo, ma a dare attenzione a voi, perché in qualsiasi momento potreste fermarlo. Cosa poi più importante di tutti, dovete fermarlo quando sentite che smette di tirare. Cioè, se io sento che è morbida la cavalla, adesso non è morbida, adesso non è morbida, adesso non è morbida, adesso non è morbida, prova a vedere, ecco, ora è morbida e la fermo. Questo è importantissimo, avere la sensibilità nella mano e capire quando lei non si sta attaccando. Capita, ci sono dei cavalli che per esempio, là c'è l'uscita, in questo punto tirano un pochino verso l'uscita, non sono quei cavalli esagerati che vi ho accennato prima, però tirano un po' verso l'uscita, ma non tantissimo, cioè basta un attimo che si rimetta lì, però tendono a tirare verso l'uscita. Quindi cosa faccio io? Quando è che fermerò un cavallo che ogni volta che mi arriva lì tende a tirare verso l'uscita? Brava, brava, questo mi piace, brava. Cosa faccio io? Mi giro da questa parte, quindi non voglio mettere pressione di là, mi giro da questa parte, ma al momento che arrivo verso l'uscita, in un attimo in cui non tira sulla corda, quindi non quando tira sulla corda, ma basta un attimo, magari gioco un po', lascio, lei rimane per un attimo in sospensione e non mi tira sulla corda, la fermo esattamente dalla parte dove lei tirava verso l'uscita. Qualcuno dirà, ma come? Fai il rilascio quando lei tirava verso l'uscita? No, perché io aspetto che molli un po' e soprattutto gli dico, guarda che quando sei qui, se pensi a me io ti fermo. Se smetti di pensare verso l'esterno e pensi a me io ti fermo. Quindi questo è un punto in cui ti conviene stare attaccata a me e non all'uscita, perché se non tiri io ti fermo. Quindi vado a lavorare, ovviamente sempre all'interno del circolo, ma in maniera più specifica su quel punto lì, perché è un punto per lei critico, molto più che dalle altre parti. Perché se io continuo a premiarla di qua, di qua, di qua, perché qua è lente, lei magari lì continua comunque a andarvi via. Perché ricordatevi che il cavallo vive il momento, quindi magari da lì a lì per lei è un altro momento, quindi qui è morbida e là comunque è rigida, è tesa, oppure pensa fuori. Quindi, ricapitolando, non andate a infilarvi, soprattutto all'inizio, in un tondino con le pareti alte, ma neppure in un tondino. E poi lavorate molto sull'attimo in cui rilascia il cavallo. Ricordatevi che il cavallo che guarda verso di voi, cioè che non scappa da voi durante il circolo, è la prima delle responsabilità che noi dobbiamo mettere dentro il cavallo. Se il cavallo impara che stare in circolo intorno a voi, primo, non dura un'eternità, secondo, appena fa qualcosa di fatto bene voi lo fermate e lo premiate, presto per lui il circolo non sarà più un'agonia da tagliarsi la gola, sarà semplicemente un gioco come un altro per stare con voi. Infine, un ultimo consiglio: non fate il gioco del circolo statico per 45 minuti per stancare il cavallo. Il cavallo non si stanca con il gioco del circolo, lo allenate con il gioco del circolo e presto, dopo un mese e mezzo, vi tocca stare 2 ore e mezzo a fare il circolo. Non ha senso, capite? Allora cercate di usare quell'energia che lui ha per fare altre cose. Ovviamente se lui ha energia da vendere,
non vi mettete a fare l'uncinetto, ok? Dovete fare cose che lui possa spendere energia. Ed infine, un altro consiglio: non lasciate andare il cavallo così. Appena arrivate in campo, come purtroppo ho visto fare in molti centri, prendono il cavallo dal box, lo portano nel campo da lavoro, lo lasciano lì perché così scorrazza da solo, beato e tranquillo, per 20 minuti, poi dopo, quando si è scatenato, lo prendano e iniziano a lavorare. Perché? Perché per due motivi. Il primo, perché lui quando entra nel campo e è libero pensa che può fare cosa cavolo gli pare, nessuno gli darà nulla. Secondo, perché in quel momento lì lui sa che si può divertire perché voi non ci siete a rompere le scatole, ma al momento che ci siete non si può più divertire. E invece noi vogliamo esattamente l'opposto. Noi vogliamo che il cavallo ci associ a qualcosa di divertente, per cui ok, hai bisogno di giocare, hai bisogno di bruciare energie perché è una settimana che sei fermo, perché boh, che ne so, perché ti tengo male infilato in un box dalla mattina alla sera per 23 ore al giorno. Quello è un problema mio, però poi di rimando il cavallo è agitato come un pazzo quando lo tiro fuori, e allora in quel caso lì lo devo far muovere, sì, ma lo devo far muovere in maniera proficua. Non è che lo posso far muovere saltando come un grillo a destra e a sinistra per cavoli sua, perché in quella maniera lì lui trova piacere per conto suo, non con me, e io questo non lo voglio. Questa è l'equitazione naturale, altrimenti dovete scegliere un'altra strada. Spero che il video vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollicione in giù, almeno mi rendo conto che magari questi contenuti qui non vi piacciono. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Terzo sistema, non me lo ricordo, bisogna che mi fermi un attimo qui a pensare. Ok. Allora. Maybe it will pass by, someone save me for a pass out. I'm too